In questa lezione andiamo a preparare un mousse utilizzando Gastro. Metteremo in campo tutta la comodità di esecuzione di una preparazione come il caramello, tutte le preparazioni con lo zucchero che comunque necessitano di un po' di controllo e soprattutto la possibilità di Gastro di raggiungere alte temperature. Prepariamo un mousse piuttosto classico. Abbiamo davanti a noi dell'acqua, del destrosio, dello zucchero semolato, della panna per decuocere, della vaniglia per aromatizzare e del burro leggermente salato. Il primo passaggio per preparare un mousse è quello di portare lo zucchero ad una certa temperatura. Nel nostro caso vogliamo un caramello biondo, quindi andremo a 165 gradi, versiamo all'interno del bicchiere acqua, destrosio e zucchero semolato e li portiamo a questa temperatura. Adesso vado a dire a Gastro di che cosa ho bisogno. Non ho bisogno di un'eccessiva velocità delle lame, quindi posso stare a velocità 1F a 200 giri al minuto. Ho bisogno di temperatura, quindi premo sul tasto temperatura, vado ad impostarla a 165 gradi, che è il nostro obiettivo attuale. Se avessi bisogno per qualsiasi motivo di mantenere questa temperatura per un determinato periodo di tempo, potrei attivare la funzione Wave Temp, che mi mantiene la temperatura al grado per il tempo che decido io. In questo caso non mi serve. Quindi vado adesso ad aprire il coperchio, a inserire acqua, zucchero semolato ed estrosio. Il programma era già preimpostato, premiamo sul tasto Start e attendiamo solamente che Gastro porti il nostro composto a 165 gradi per passare poi alle fasi successive. Dobbiamo dare modo all'acqua contenuta nel bicchiere di evaporare grazie alla temperatura, quindi vado a rimuovere il bicchierino. Gastro ha portato il composto di acqua e zuccheri a 165 gradi, proseguiamo con la preparazione del mousse. Dobbiamo aggiungere la panna facendo comunque attenzione perché il livello si alzerà, anche se siamo in un ambiente chiuso e protetto, aggiungiamola magari in 3 o 4 mandate e una volta che è completamente emulsionata possiamo aggiungere il burro. Adesso la temperatura è calata di parecchio, possiamo tranquillamente mettere il burro, lasciando sempre a velocità 1F in modo che le lame velocizzino il processo e poi vedremo il risultato finito che comunque dovrà raffreddare perché adesso ha una temperatura alta e risulterà abbastanza fluido. Ho inserito tutto il burro, si è completamente emulsionato adesso il composto, quindi possiamo dire tranquillamente che la nostra salsa mousse è pronta. Come dicevo, chiaramente avrà bisogno del suo tempo di raffreddamento. Adesso la colo in questo stampo. E abbiamo realizzato una salsa mousse comodamente. Ci vuole ovviamente il suo tempo per far salire lo zucchero a una certa temperatura, ma con quel tempo a disposizione possiamo dedicarci a molte altre preparazioni in cucina.